Ciao, hai qualche minuto del tuo tempo per fare una passeggiata per le strade e parchi della città tedesca di Aalen? Durante la passeggiata commenteremo qualche luogo con voce guida. Siamo pronti? Si parte. Aalen è una città di medie dimensioni nella parte orientale del Baden-Württemberg, a circa 70 km a est di Stoccarda e 50 km a nord di Ulm. Si trova nella valle dell'Alto Kocher nella cosiddetta Baia di Aalen, all'estremità nord-orientale del Giura Svevo. La città di Aalen appartiene alla regione del Württemberg orientale. Ci avviamo all'interno del centro storico di Aalen. Aalen fu fondata tra il 1241 e il 1246. Oltre alla città c'era anche il villaggio alemanno di Aalen vicino a un forte romano. La città di Aalen fu nominata città imperiale nel 1360. Dopo un grande incendio nel 1634, molti edifici come il municipio e la chiesa cittadina dovettero essere ricostruiti. Nel 1803, Aalen divenne una Oberamtstadt del Württemberg. Oggi Aalen è la sede del distretto e costituisce un centro di medie dimensioni. Oltre all'ingegneria meccanica, i settori industriali dell'ottica, della carta, dell'informatica e del tessile sono importanti vettori della struttura economica di Aalen. Con l'Università di Scienze Applicate di Aalen, dove sono iscritti circa 6.000 studenti. Aalen è anche una città universitaria. Con una superficie di 146,63 km², Aalen è la settima città più grande del Baden-Württemberg in termini di superficie e la seconda più grande del distretto amministrativo di Stoccarda dopo Stoccarda. Con una popolazione di oltre 68.000 abitanti, Aalen è la città più grande dell'Ostalbkreis e dell'intera regione dell'Ostwürttemberg e si colloca al 15° posto nella classifica delle città più popolose del Baden-Württemberg. Questo è un esemplare di casa della città storica di Aalen. Qui siamo al Marktplatz. In italiano significa piazza del mercato. Infatti, ogni 2 giorni alla settimana, i venditori ambulanti installano i loro tavoli da vendita. Questo edificio storico sulla piazza del mercato di Aalen è il cosiddetto municipio della città vecchia, dalla cui torretta la Spia di Aalen, il punto di riferimento della città, osserva il trambusto delle strade. La testa della spia è un dono dell'ex città imperiale di Norimberga dopo il grave disastro dell'incendio del 1634. Si dice che la Spia di Aalen avesse una storia. Se vuoi conoscere di più cerca la storia nella pagina web della città di Aalen.
Questa è una chiesa protestante di Allen. L'odierna chiesa cittadina di Allen è probabilmente il terzo edificio di questo sito nel cuore del centro storico di Allen. Il primo edificio fu una cappella gotica dedicata a San Nicola. Quando Allen divenne una città imperiale nel 1360, questa cappella era già stata sostituita dalla chiesa parrocchiale di San Nicola, menzionata per la prima volta nel 1340. In questa piazza del centro storico del Marktplatz di Allen, qui fronte vediamo il palazzo del comune di Allen, in lingua tedesca si chiama Rathaus. Ci avviciniamo il più possibile davanti all'ingresso del palazzo. La Salvatorkirche, in italiano Chiesa di San Salvatore, è una chiesa parrocchiale cattolica di Allen. Si tratta di un monumento culturale. Poiché la storia in merito è abbastanza lunga e articolata, ci limitiamo a descrivere solo le informazioni essenziali. Chi fosse interessato a conoscere maggiori dettagli, basta cercare sul motore di ricerca Chiesa San Salvatore di Allen. Mentre vi mostriamo una parte dell'interno della chiesa di San Salvatore, vi mostriamo l'organo e alcune informazioni.
Il primo organo della Salvatorkirche fu installato nel 1917 e suonò fino al 1974. Nel 1975 il nuovo organo fu costruito da una ditta di costruzione di organi di Lindau. Lo strumento è dotato di 43 battute, 3333 tubi, su saracinesche scorrevoli. L'azione e gli accoppiamenti sono meccanici, le azioni di arresto elettriche. Qui siamo all'interno della villa, o meglio, parco comunale di Ahlen. In lingua tedesca, questo luogo viene chiamato Stadtgarten, che significa giardino dei cittadini. Questo parco è frequentato da cittadini che hanno desiderio di prendersi un tempo di relax e fare giocare i bambini in completa sicurezza. Da questa targa, tradotta letteralmente dal tedesco, in italiano vuol dire Porto di Venere, tra parentesi in tedesco è chiamato Venushafen. Nel 1992, 23 città nella regione di Stoccarda hanno promosso questo progetto culturale come luogo di relax. Nel realizzare questo progetto fu l'artista italiano Luciano Fabro. Il 27 giugno 1992 scrisse questo messaggio pubblico. Mentre ti riposi su questi gradini, auguro alla tua mente un riposo ristoratore. Ricordatevi che Venere è ciò che prende forma, e Porto Venere è il luogo in cui si ritira in tutte le forme possibili. Siamo giunti al termine della nostra passeggiata. Spero ti sia piaciuta. Grazie per il tuo tempo dedicato. Spero questo video abbia trovato il tuo interesse. Prima di salutarti posso chiederti un favore? A te non costa nulla mettere un like o lasciare un tuo commento su questo video. Per il nostro amico Eliseo il tuo like conta molto per sentirsi incoraggiato a filmare altri luoghi da lui visitati e condividerli. Grazie e arrivederci. Ciao.